si è messo a nevicare. Video ti porterò nel percorso più famoso tra le montagne più belle del mondo, le Dolomiti. Faremo insieme un percorso che si chiama Sella Ronda e attraverseremo 4 passi alpini, il più basso dei quali è a 1800 metri. Gli altri 3 sono tutti sopra i 2000 metri. È un percorso epico e dalla natura straordinaria, epico sia per il motociclismo che per il ciclismo. Attraverseremo quei passi in inverno e come sempre ve ne documenterò e racconterò la storia e gli aneddoti. Attraverseremo un passo molto particolare e spettacolare, il passo Sella. Guarda il video fino alla fine perché ti renderai conto dell'imprevedibilità e della velocità a cui cambia il meteo ad alta quota. Ma ora basta chiacchiere e andiamo in moto. Vamos! E improvvisamente qua il panorama diventa bianco, però soltanto sul versante destro, a sinistra non c'è nulla. Qua siamo ad Ortisei. Guarda che differenza col lato più in ombra dove ancora c'è un po' di manto bianco e questo qua a sinistra dove c'è il sole, dove è sparita qualsiasi traccia di neve. Eccoci qua, direzione Passo Sella, che divide appunto l'Alto Adige dal Trentino. Ora qua la statua di ghiaccio che secondo me dura poco, e divide la Val Gardena dalla Val di Fassa appunto. Ora qua che statua di ghiaccio hanno fatto, gigantesche. Temperatura attuale 8 gradi, e non proprio la temperatura per mantenere delle statue di ghiaccio così. Ovviamente di notte c'è una bella escursione termica qua in montagna. E qui davanti a noi abbiamo la maestosità del gruppo del Sella. Adesso man mano che ci avviciniamo sempre più lo vediamo meglio. E sulla destra inizia a vedersi la torre di roccia di Sassolungo, che dà anche il nome al gruppetto montuoso. Dato il grande afflusso turistico che hanno queste valli, hanno fatto tutte delle circonvallazioni che evitano i paesi, quindi gli passi praticamente di lato. Se uno vuole evitare il paese conviene sempre che parcheggi, scendi e lo visiti a piedi, perché ovviamente sono tutte zone ZTL e a traffico permesso solo per i residenti. Qua siamo a Selva Gardena, si continua a salire, adesso ci sono circa 7 gradi e si inizia a salire. Il Passo Sella è aperto tutto l'anno e lasciamo qua sotto di noi la Valle Gardena. Qua un po' bagnato e un po' sporca la strada qua dietro la curva, ovviamente sempre occhi aperti. Guarda che maestosità. Qua siamo nella località Plan de Gralba. Qua c'è la deviazione Passo Sella o Passo Gardena. Noi andiamo prima al Sella e poi dopo risbuchiamo qua dal Gardena, perché facciamo il famoso Sella Ronda, il giro. Sono le sbarre, nel caso a volte quando c'è proprio nevicata intensa chiudono il passo. Guarda che torri di roccia enormi. Che spettacolo, guarda che grande il massiccio, il Sassolungo. Sono strade uniche al mondo queste. Adesso questa strada qui da questo versante, dalla Val Gardena, non sale moltissimo perché comunque la Val Gardena lentamente sale. Invece dalla parte della Val di Fassa è più ripido la strada. Poi comunque è sempre molto buona. Stiamo parlando di Alto Adige a Trentino, quindi sono tenute perfettamente. È incredibile, 2 moto, incredible, the first motorbikes of winter. Beh, spettacolo totale, bellissimo. Guarda come si erge proprio dal bosco. Bene, conquistiamo il passo. Diciamo che c'è neve, ma per essere a queste quote dovrebbero esserci muri di neve e non ci sono, è veramente un'annata scarsa. Eccoci qua, questo è il profilo più famoso del Sella, bellissimo. Sembra non averlo mai fatto da questa parte, di solito faccio la parte inversa, quindi mi trovo sempre il Sassolungo davanti, invece adesso il Sella. Eccoci qua, qua di solito c'è un parcheggio, adesso è coperto tutta la neve naturalmente, se no si parcheggia qua.
Guarda che spettacolo. Beh, qua c'è un parcheggino, mi metto qua, va, bellissimo. Eccomi qua ragazzi, fa veramente freddo, sono 0 gradi, mi sono mezzo congelato le mani, ma comunque volevo dirvi due robe su questo massiccio che è dietro di me, che è il Sasso Lungo, il massiccio del Sasso Lungo, che prende il nome dalla sua cima più alta, che è appunto la cima del Sasso Lungo, è un 3186 metri. Prende il suo toponimo dal ladino Longkoffel, pietra lunga, perché guardandolo da nord-est rispetto al Sasso Piatto sembra proprio una cima aguzza. Pensate che venne scalato per la prima volta da un viennese verso la fine del 1800. Prima non c'era mai salito nessuno. Perché? Perché era considerato una cosa assurda e completamente inutile scalare le montagne, quindi le montagne non si scalavano, era pericoloso e appunto inutile. La leggenda che hanno dato le persone a questo massiccio è che c'è sepolto un gigante che è stato punito da suoi simili per aver rubato delle cose agli uomini e aver dato la colpa agli animali del bosco. Infatti quelle 5 dita che si vedono in mezzo al massiccio dovrebbero essere le 5 dita del gigante che sono rimaste fuori dalla terra dopo che è stato sepolto lì. Tutta questa zona vi ricorda la natura dolomitica, erano delle barriere coralline, quindi quando si sono formate le Dolomiti erano molto simili a come sono adesso oggi gli atolli della Polinesia, quindi in milioni di anni, chiaramente non è riassumibile in un breve video perché parliamo di una storia di 250 milioni di anni, ma considerate che nel corso di vari sconvolgimenti queste qui appunto all'inizio erano delle barriere coralline, i coralli hanno costruito sui coralli morti, quindi per questo motivo sono diventate così alte e poi sono rimaste così fino ad oggi, sono letteralmente delle barriere coralline fossilizzate. La cosa curiosa a livello geologico è che il Sasso Lungo, il Sasso Piatto e anche il gruppo del Sella sono fatte da roccia dolomitica, è dolomia. Invece la cima più alta delle Dolomiti, la Marmolada, è fatta da calcare, sono rocce diverse, sono vicinissime e nessuno sa di preciso come mai il calcare si è trasformato in dolomia, cioè ha un atomo in più di magnesio. Sono state fatte varie ipotesi, ma nessuno di preciso ne sa la ragione. Bene, ora che vi siete presi l'ora di scienze, io risalgo in moto e accendo le manopole riscaldate perché mi sto congelando. Vamos! Mamma mia che sfreddata. Qua il cartello del Passo Sella, questo è il rifugio, non so se è aperto ma sembra di no. Ma forse è qua, sì, qua è aperto. Eccoci qua, laggiù avvolta dalle nuvole la Marmolada. Madre de Dios, che frio. Pensavo che l'Elefantentreffen fosse stato il top del freddo quest'inverno, invece questo è il ritorno. Spettacolo qua. E qui guarda, sei letteralmente sotto le pareti del Sella. Naturalmente questo è un passo anche mitico e fantastico da fare in bici, anzi forse è più bello da fare in bici che in moto, perché andando piano ti godi proprio tutto questo spettacolo intorno. Naturalmente a livello invece di divertimento motociclistico è meglio farlo dalla Val di Fassa verso la Val Gardena. Poi a livello invece paesaggistico è bello ovunque, cioè si possono fare in entrambe le direzioni, perché qua hai comunque il Sella davanti che invece se sali ce l'hai alle spalle. Tutti questi invece alberi intorno a me sono cirmoli ed è un legno veramente pregiato e molto profumato.
queste pareti non vi rendete nemmeno minimamente conto di quanto possono essere grandi, ma nemmeno standoci sotto ti rendi conto dell'altezza. Ogni tanto col binocolo si vedono gli scalatori, allora con la proporzione delle persone riesci a capirne la mostruosità. Eccoci qua, ora andiamo al Passo Pordoi, il secondo dei passi di oggi. Guarda che panorama, unico al mondo. Oh là, un altro motociclista, incredibile. Eccoci qua al Passo Pordoi. E qui c'è la funivia che ti porta fino in cima al Piz-Boe e sopra c'è tutto un altopiano bellissimo. Eccoci qua, 2230 metri. Mamma mia che freddo, c'è proprio scenario invernale qua. E secondo me quelle nuvole laggiù non promettono nulla di buono. Che scenario però maestoso. Il freddo si sopporta con questo paesaggio. Comunque secondo me sentono più freddo quelli lì sulla seggiovia, numero uno assoluto, senza guanti anche. Ho visto anche della gente lì al Passo Sella che era in parapendio. Mamma mia che freddo terribile. Tra l'altro, adesso che ci penso, non avete visto il sasso piatto dall'alto ed è impossibile vederlo dall'alto almeno che non hai un elicottero o un parapendio. E visto che io qualche anno fa ci sono volato sopra in parapendio, adesso ve lo faccio vedere. Ecco, riguardando quel filmato io ora, me lo dico da solo, ero completamente fuori di testa. È una cosa che adesso non rifarei mai. Cioè sei proprio attaccato a un lenzuolo con dei fili a 3000 metri di quota. E se guardate bene le immagini, ero sopra il Sella. Era la stessa altezza della Marmolada, anzi non mi ricordo male, l'altimetro mi segnava tipo 30 o 40 metri più alto della Marmolada. È stato sicuramente il volo in parapendio più bello in assoluto che ho fatto. Il parapendio è tanto bello quanto sei veramente in balia degli elementi, perché non vedi l'aria, non hai l'idea se ci può essere una turbolenza o una cosa del genere. Quindi sono stato felice con gli anni che l'ho fatto. Poi senza tediarvi oltre ho avuto un incidente e dopo da lì non mi è successo niente, per fortuna potevo ammazzarmi, poi da lì ho smesso. Ma che spettacolo continuo questa strada. Sicuramente quelle nuvole laggiù non portano bel tempo. Ok, qui siamo ad Arabba. Adesso prossimi due passi per chiudere il giro: Passo Campolongo e Passo Gardena. Comunque il bello delle Dolomiti è che per quante volte ci sono venuto noti sempre delle cime, dei paesaggi che non avevi notato prima. Sono così varie che non ti stanchi mai. Eccoli qua, Campolongo e Gardena aperto. Eccoci qua al Campolongo. Questo è forse il meno spettacolare dei 4 passi. Direi che nell'ordine dei miei preferiti c'è sicuramente il Sella, poi il Pordoi. Oh, e là, un po' di sole. Guarda che torre di roccia. Pazzesco, eh? Questa bestia di torre di roccia è il Sassonger, una mole enorme. Guarda che roba, 2600 metri. Pensavo fosse un pochino di più. Qua cambiano completamente le temperature. Adesso qua ci sono 6 gradi. Noi praticamente stiamo facendo il giro intorno. Questo qua è il massiccio del Sella. Prima eravamo esattamente dall'altra parte. Siamo a Corvara. E adesso andiamo a Passo Gardena, l'ultimo dei passi, e chiudiamo il giro, perché come vedete questo qui davanti è di nuovo il massiccio del Sella che abbiamo davanti a noi. E ecco qua dall'altra parte, insomma, sta. E pensate che c'è un sentiero che passa lì in mezzo, bellissimo da fare d'estate. Proprio taglia in due il massiccio, perché non è proprio un massiccio compatto. Fantastico, sembra di stare in un posto fuori dal mondo. Considerate che vedendole in moto, secondo me le Dolomiti sono nemmeno l'1% di quello che poi vedi a piedi. Guarda che vista. Che torri imponenti.
Pezzo di strada con lastrino di ghiaccio, pazzesco. Paesaggio che non rende nemmeno bene nel video. Quanto è bello, guarda che roba, sembrano le dita veramente di un gigante che escono fuori dal terreno, ogni conformazione rocciosa più bella dell'altra. Ovviamente è tutto ingombro di neve, ma se non ci sono dei parcheggi dove ci si può fermare a far foto. Buono, questo pezzo qui adesso, tornando in Val Gardena, passa proprio sotto il Sella, sotto la roccia, e secondo me di tutto il giro dei 4 passi è il più spettacolare, perché è proprio quella lingua di strada lì con davanti il Sassolungo, è bellissimo. Che bene esposto al sole, quindi la strada è pulita. Dopo ovviamente, se avete budget, c'è la possibilità di fare dei voli turistici in elicottero sopra le Dolomiti. Dovete avere budget e poca paura dell'aria. Adesso l'unica cosa è che qua bisogna stare attenti, perché questo versante è in ombra, il che vuol dire che non si scalda molto e la strada è bagnata, quindi potrebbe essersi sciolta e ricongelata l'acqua. Guarda che macigno di roccia su cui sei sotto, solo sperare che non si stacchi nulla qua. Guarda che torre di roccia qua. Ecco qua la maestosità del Sassolungo. Si è messo a nevicare, sta nevicando, incredibile. Palline di polistirolo più che fiocchi di neve. Eccoci qua, qua c'è la polizia e guarda qua che torre enorme. E qua chiudiamo il giro praticamente. Ora vengono giù comunque questi fiocchini di neve, si è alzato anche il vento. Meno male sta scendendo a quote più amene. Bene, almeno qua non c'è più vento e ha smesso di nevicare. Siamo decisamente ridiscesi di quota. Ragazzi, eccomi, sono tornato in Val Gardena. Adesso mi aspettano altre 2 ore verso casa di pallosissima autostrada e te le risparmio. La traccia GPX del giro, come sempre, la trovi scaricabile gratuitamente in descrizione insieme a tutta la mia attrezzatura da moto. Se hai un minuto fammi sapere nei commenti cosa ne pensi, lasciami un like se il video ti è piaciuto e noi come sempre ci vediamo alla prossima, che ti porterò contenuti, spero, sempre interessanti. Ciao!